Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, sempre inerente al discorso delle aste parachain di Polkadot, andiamo a vedere un progetto innovativo che vuole per l'appunto gareggiare per poter vincere lo slot e utilizzare la catena di Polkadot. Avete mai pensato di usare nella finanza decentralizzata un collaterale che non sia delle criptovalute, ma sia un bene nel mondo reale, che possa essere questo un computer, una macchina, una casa o qualsiasi altra cosa? Bene, questo progetto Centrifuge si pone come obiettivo la possibilità di andare a impegnare come collaterale un bene nel mondo reale, tokenizzarlo tramite un protocollo esterno in NFT e poterlo utilizzare come collaterale per richiedere un prestito. Bene, andiamo a conoscere questo progetto dopo la sigla. Centrifuge.io. E che cos'è questo progetto? Innanzitutto è un progetto che cercherà di aggiudicarsi uno slot delle aste parachain di Polkadot, e nel caso dovesse vincere lo slot per la parachain e noi avessimo contribuito alla sua vittoria prestando i nostri DOT per l'asta, avrà un tempo di locazione di 2 anni, quindi il tempo di locazione massimo. Centrifuge è un progetto veramente innovativo, è forse l'unico al momento nel suo genere, che cerca veramente di abbattere le barriere che ci sono tra il mondo reale, il mondo della finanza decentralizzata e le criptovalute. Attualmente è già bloccato all'interno di questo protocollo 37 milioni di dollari e, come vediamo dall'immagine in sovraimpressione, cerca di connettere veramente il mondo reale al mondo degli NFT e della finanza decentralizzata, perché per la prima volta, se andiamo a chiedere un prestito, oltre a poter mettere come collaterale normalmente delle criptovalute, possiamo mettere come collaterale dei beni nel mondo reale. Come vedete all'immagine possiamo mettere ad esempio come collaterale la nostra macchina, che viene creato un NFT. L'NFT viene inserito nel protocollo e ci viene dato il valore per il prestito che abbiamo richiesto. Al momento, con un TVL di 37 milioni, ha già stanziato 52 milioni per finanziare diverse attività. Facciamo un esempio pratico. Sono un'azienda e ho bisogno di liquidità senza passare tramite troppi intermediari, troppe banche. Per vedere di riuscire ad avere un prestito, posso appoggiarmi a questo protocollo decentralizzato, farmi tokenizzare ad esempio un macchinario. Per fare questo si appoggia anche a un'azienda che crea questa sorta di NFT dando un valore, riconoscendo un valore, viene messo come collaterale e posso chiedere un prestito. Dall'altra parte ci sono eventualmente da canto nostro gli utenti, come possiamo essere sempre noi, a prestare della liquidità, e ovviamente cosa otteniamo? Otteniamo delle ricompense, degli interessi, avendo fornito liquidità al protocollo che l'ha prestato eventualmente a quell'azienda che ha bisogno di liquidità. Il token nativo dell'ecosistema è il token CFG, che funziona ovviamente come governance, come reward per lo staking e ovviamente per pagare le transazioni, e avrà una supply massima di 425 milioni di token. Per poter accedere al prestito e ovviamente sovvenzionare chi ha bisogno di fondi è possibile utilizzare il protocollo e la dApp TeamLake. Attualmente, per poter partecipare alla sovvenzione si può utilizzare DAI e USDC. Attualmente TeamLake, per accedere anche ai fondi e avere più liquidità, si appoggia alla catena di Ethereum. Ovviamente, secondo il progetto, potrà poi essere, grazie anche all'eventuale parachain di Polkadot, integrante su diverse blockchain. Molto probabilmente avevate già sentito parlare di Centrifuge perché è stata una ICO lanciata su CoinList. E in effetti il token, volendo, è già acquistabile su KuCoin e Gay.io con un valore attuale che si attesta circa a 1,50 euro. Perché allora un progetto che è già stato lanciato, è già il token listato su 2 exchange e ha già finanziato diversi progetti, perché vuole partecipare a un'asta parachain? Il motivo principale è per riuscire a spostarsi sulla chain di Polkadot e avere una maggiore velocità, una maggiore scalabilità e ovviamente un costo delle transazioni
infinitivamente basse rispetto alla catena di Ethereum. In più, grazie alla possibilità che ha Polkadot di connettersi praticamente con tutte le chain, pensate bene, un progetto del genere che riesce a connettersi su diverse chain, che portata può avere. Quindi un progetto costruito sul substrato, alimentato da Ethereum, ma connesso a Polkadot. Andiamo per un attimo su un Tin Lake, che come abbiamo visto è il protocollo DeFi che funziona da intermediario, che si occupa di tokenizzare gli asset del mondo reale. In questa schermata cosa vediamo? Vediamo queste sorte di pool, queste aziende che chiedono liquidità. Possiamo notare subito a prima vista la capacità dell'investimento, il valore della pool e l'API variabile per 30 giorni. Per poter partecipare a una pool basta cliccare sulla pool stessa che abbiamo selezionato, traduciamo per comodità in italiano e vediamo di cosa si tratta. Prestiti immobiliari 12-24 mesi, API 30 giorni 3,98, Junior API 90 giorni 15,87 e qua c'è il valore della pool. Maker integrato, questa pool è direttamente integrato col Vault di Maker per la liquidità. E abbiamo la descrizione di chi chiede il prestito. Andando più sotto vediamo altri dati dove abbiamo la senior tranche e la junior tranche. La differenza è che la senior tranche è una pool, è un prestito con un rendimento stabile ma protetto da una riserva di rischio, mentre il junior tranche ha ovviamente un rendimento più alto, ma è anche soggetto a un rischio maggiore. Per poter depositare all'interno delle pool bisogna connettere un portafoglio, in questo caso MetaMask. Clicchiamo su MetaMask e come sempre si aprirà la schermata dove dobbiamo inserire la nostra password. Ovviamente il portafoglio deve essere connesso con la rete madre, quindi Ethereum, e da qua possiamo andare a compilare i form per prestare la nostra liquidità. Perfetto, il processo di KYC è già stato integrato, lo vediamo al momento mentre sto registrando il video, quindi bisogna effettuare il KYC, inviare il KYC, farlo approvare, leggere ovviamente tutte le condizioni perché la maggior parte delle pool comunque richiedono un deposito minimo di 5.000 DAI per sovvenzionare un progetto, quindi bisogna andare a scegliere eventualmente delle pool anche in base alla nostra forza economica. Ovviamente poi tutto gestito da smart contract, quindi l'invio dei fondi e il ritorno dei fondi da e verso il nostro portafoglio è gestito interamente da smart contract. Sicuramente questo è un progetto da monitorare, soprattutto se dovesse vincere lo slot per la parachain, quindi avere accesso a Polkadot per 2 anni, poter implementare e poter godere così di una maggiore velocità, ma soprattutto dei costi di transazioni molto bassi, potendo così attirare diversi investitori, ma soprattutto anche diversi operatori che hanno bisogno di accedere alla liquidità. Ovviamente questo progetto è un progetto unico nel suo genere, quindi può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato, essendo un progetto così pionieristico, potrebbe avere un'esplosione di utilizzo, quindi anche il prezzo del protocollo potrebbe avere una buona crescita. Dall'altro potrebbe essere un progetto anche avventato, potremmo non essere ancora pronti in questo periodo storico a unire il mondo reale, soprattutto alla tokenizzazione dei beni reali NFT, e implementarli nella DeFi. Questo purtroppo non lo possiamo sapere, solo il mercato e soprattutto lo sviluppo di questo protocollo potrà dare una risposta ai nostri dubbi. Come sempre, ovviamente questo non è assolutamente un consiglio finanziario, vi invito a fare le vostre ricerche e poi a decidere in autonomia se sovvenzionare il progetto con i DOT per aiutarlo a vincere le aste parachain, se restare a guardare oppure se acquistare il token direttamente dagli exchange già listati e holdarlo nel portafoglio aspettando tempi migliori. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile e le informazioni che avete ascoltato e visto siano state di vostro interesse. Vi invito, per aiutarmi a crescere su YouTube, a lasciarmi un like e di iscrivervi ovviamente al canale, e se avete ancora tempo e voglia di seguirci anche nella nostra community su Telegram. Noi ci vediamo domani e vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Ciao a tutti!